Ci sono personaggi storici che non vengono ricordati solo per le loro imprese, ma anche per il modo assurdo in cui sono morti. Perché la storia ama presentarsi solenne, con statue, corone, frasi incise nel marmo, ma poi se vai a leggere meglio scopri finali di vita talmente strani e imbarazzanti da sembrare inventati. Oggi vediamo alcune delle morti più assurde attribuite a personaggi storici. Alcune documentate, altre più vicine alla leggenda, ma tutte con una cosa in comune. Sembrano scritte apposta per ricordarci che puoi passare anche tutta la vita a costruirti una grande reputazione, ma poi arriva la morte e ti rovina la biografia. Siamo in Svezia nel 1771. Stoccolma è stretta in un inverno gelido, ma a corte l'atmosfera è decisamente più calda, soprattutto ai fornelli. Il protagonista del nostro primo caso è Re Adolfo Federico, un uomo mite, amato dal popolo, con una bizzarra passione per la costruzione di gabbie per uccelli. Un hobby che ci descrive un re che voleva solo essere lasciato in pace tra i suoi legni e i suoi chiodi, lontano dai tumulti della politica. Ma il destino, si sa, ha uno strano senso dell'umorismo, perché la vera minaccia per la vita di Adolfo Federico non arrivò da un attentatore o da un colpo di stato, ma da una data segnata in rosso sul calendario liturgico. Era il martedì grasso, l'ultimo giorno di abbuffate prima del rigore della Quaresima, e il re decise che quel digiuno andava anticipato con una maratona gastronomica che all you can eat, spostati. Il menù reale prevedeva aragosta, caviale, crauti, aringhe affumicate, il tutto annaffiato da fiumi di champagne. Le porzioni erano già abbondanti, ma il re si servì comunque ripetutamente di tutto. E come se non bastasse, Adolfo Federico voleva il gran finale. Arrivò il momento della semla. Per chi come me non mastica cultura svedese, sappiate che la semla è una brioche soffice farcita di pasta di mandorle e panna montata, tradizionalmente servita in una ciotola di latte caldo. È deliziosa, è iconica, ma è anche un mattone calorico di proporzioni bibliche. Il re per giunta non ne mangiò una o due. La tradizione ci dice che ne consumò ben 14 porzioni. E il contrasto tra il salato acido dei crauti e il grasso dolce della panna ha reso tutto fatale. Immaginate il re di Svezia, sovrano dei Goti e dei Vandali, che soccombe non sotto i colpi di una spada, ma sotto il peso dell'ennesima brioche inzuppata nel latte. Morì quella notte stessa per gravi problemi digestivi. Probabilmente ebbe una complicazione gastrica acuta, o il suo corpo, nel tentativo disperato di digerire quella montagna di cibo, ha mandato il sistema circolatorio in tilt, provocandogli un ictus. Così Adolfo Federico divenne per sempre nei libri di storia russa e svedese il re che mangiò fino a morire. È una morte un po' comica, ma se ci pensate è profondamente umana. Ci racconta di un'epoca in cui l'eccesso era l'unico modo per dimostrare il proprio status, anche a costo della vita. Se Adolfo Federico è morto per troppa vita mondana, il protagonista del nostro secondo caso è morto per troppa voglia di non morire. Facciamo un salto indietro di 2000 anni, nella Cina del 210 a.C. Qui incontriamo Qin Shi Huang, il primo imperatore, un uomo che faceva le cose in grande, ha unificato la Cina, ha iniziato la Grande Muraglia e si è fatto costruire un esercito di 7000 soldati di terracotta per farsi proteggere nell'aldilà. Ma c'era una cosa che nemmeno l'uomo più potente della Terra poteva sconfiggere: l'invecchiamento. Qin Shi Huang era ossessionato dall'immortalità. Mise a libro paga una schiera di alchimisti con un ordine preciso: trovate l'elisir di lunga vita o trovatevi un altro lavoro. Il problema è che la chimica dell'epoca aveva un debole per il mercurio. Per gli alchimisti quel metallo liquido e argenteo era una sostanza magica, l'essenza stessa della vita eterna. Qin Shi Huang iniziò a ingerire regolarmente quelle
quelle che gli alchimisti chiamavano pillole di immortalità. In realtà erano piccoli concentrati di mercurio, piombo e arsenico. Oggi lo chiameremmo avvelenamento sistematico, ma per lui erano il segreto della vita eterna. I risultati furono, come dire, controproducenti. Il mercurio iniziò a divorargli il sistema nervoso, rendendolo paranoico e instabile. Morì a soli 49 anni, proprio durante un viaggio alla ricerca delle leggendarie isole degli immortali. Ma il destino aveva in serbo un'altra stoccata alla sua regalità. La sua morte infatti doveva restare segreta per evitare rivolte, quindi il suo corpo fu riportato nella capitale su un carro. Ma era estate, faceva caldo e il cadavere iniziò a decomporsi velocemente. Per coprire l'odore, i suoi consiglieri ordinarono che il carro imperiale fosse scortato da 2 carri pieni di pesce marcio. L'uomo che voleva diventare un dio immortale ha finito il suo viaggio terreno nascosto dietro l'odore di un mercato ittico andato a male. Un finale che ci ricorda che a volte la medicina è stata solo un modo più creativo per accelerare l'inevitabile. Le regole del Galateo moderno possono essere opprimenti, ma nel 1601 potevano ucciderti. Il protagonista del nostro terzo caso è Tycho Brahe, una vera rockstar dell'astronomia. Tycho era un personaggio incredibile, aveva mappato il cielo con una precisione mai vista prima del telescopio, girava con un naso finto d'oro ed argento perché quello vero l'aveva perso in un duello per una questione di matematica e teneva un'alce come animale domestico. Insomma, un uomo che sapeva come farsi notare. Ma la sua fine non ha nulla di epico. Si trovava a un banchetto reale a Praga. In quell'epoca l'etichetta era una faccenda seria. Alzarsi dal tavolo prima del proprio ospite, in questo caso un barone, era considerato un affronto imperdonabile, un suicidio sociale. Tycho, che era un gentiluomo d'altri tempi, sentì l'urgenza di andare in bagno, ma decise di restare seduto per ore. La leggenda narra che la sua vescica finì per esplodere o comunque subire un danno irreparabile. Tornato a casa non riuscì più a urinare e morì 11 giorni dopo tra dolori atroci. Per secoli abbiamo pensato che fosse una storia un po' troppo colorata per essere vera. Si è parlato di avvelenamento da mercurio, sospettando addirittura del suo assistente, un tale Giovanni Keplero. Sì, quel Keplero, che avrebbe avuto tutto l'interesse a ereditare i suoi preziosi dati astronomici, ma nel 2010 il corpo di Tycho è stato riesumato e analizzato con tecnologie moderne. Risultato? Niente dosi letali di mercurio. La scienza ha confermato che Tycho è morto probabilmente per una grave infezione urinaria o per un'insufficienza renale acuta, aggravata proprio da quella serata di eccessiva cortesia. Alla fine, l'uomo che ha passato la vita a guardare l'infinito del cielo è stato sconfitto dalle leggi finite del Galateo. Se il tuo soprannome è il Malvagio, sai già che la storia non ti riserverà un finale ai petali di rosa. Carlo II di Navarra era un uomo che aveva passato la vita a tradire alleati, fomentare rivolte e, in generale, a farsi odiare da chiunque incrociasse il suo cammino. Ma nemmeno i suoi peggiori nemici avrebbero potuto ideare per lui una fine così scenografica. Siamo nel 1387. Carlo aveva 55 anni e per l'epoca era vecchio. Per di più era malato e quasi paralizzato. I suoi medici, che nel Medioevo erano un mix tra filosofi e apprendisti stregoni, decidono di sottoporlo a una terapia d'avanguardia, avvolgerlo completamente in bende imbevute di acquavite. L'idea era che lo spirito del vino potesse rianimare i suoi arti e restituirgli vigore. In pratica lo trasformarono in un enorme cocktail umano, una mummia imbevuta di alcol puro dalla testa ai piedi. Per assicurarsi che il trattamento funzionasse, le bende vennero cucite strettamente attorno al suo corpo. Ed ecco che entra in scena il fattore umano. Una domestica, finita la cucitura, doveva tagliare il filo in eccesso, ma invece di cercare un paio di forbici decise di usare la cosa più vicina, una candela. Abbiamo quindi alcol, bende di lino e una fiamma libera. Non serve un master in fisica per capire cosa successe. Il re prese fuoco istantaneamente. Carlo II, il sovrano che aveva seminato fuoco e fiamme in tutta Europa con le sue guerre, finì per diventare lui stesso una torcia umana. Alcune cronache dicono che sopravvisse in agonia per 2 settimane,
altre che morì sul colpo, ma il punto è che la sua morte divenne subito un simbolo. Per i suoi contemporanei era il giudizio divino che lo colpiva nel modo più atroce. Per noi è un monito su quanto possa essere pericoloso mescolare una medicina approssimativa con una pessima gestione degli strumenti da taglio. Se c'è un uomo che avrebbe dovuto conoscere il peso del destino, quello è Eschilo. Parliamo del padre della tragedia greca, l'uomo che ha messo in scena le sofferenze degli dei e degli eroi, colui che ha praticamente inventato il teatro come lo conosciamo. Ma la sua morte, se l'avesse scritta lui, il pubblico l'avrebbe fischiato per eccesso di assurdità. Siamo a Gela, in Sicilia, nel 456 a.C. La leggenda, e sottolineo leggenda perché qui bisogna essere cauti, racconta che Eschilo si trovasse all'aperto. Pare che un oracolo gli avesse predetto che sarebbe morto colpito da un oggetto caduto dall'alto. E lui, per non rischiare, aveva deciso di evitare tetti e cornicioni, preferendo la sicurezza della campagna aperta. Peccato che il cielo sopra la Sicilia fosse frequentato da un gipeto, un grosso rapace con un'abitudine alimentare molto specifica. Adora il midollo delle tartarughe. Per arrivarci però deve rompere il guscio e il suo metodo preferito è lasciar cadere la preda da una grande altezza su una roccia piatta. Ed è qui che entra in gioco il fattore estetico. Eschilo era completamente calvo. Dall'alto, sotto il sole del Mediterraneo, la sua testa rifletteva la luce proprio come un sasso levigato. L'aquila, probabilmente convinta di aver trovato l'incudine perfetta per il suo pranzo, aprì gli artigli. Eschilo morì sul colpo, centrato in pieno da una tartaruga volante. E ora starete pensando: ma questa cosa è successa veramente? Gli storici moderni tendono a pensare che sia un racconto apocrifo, forse una satira inventata dai suoi rivali o una reinterpretazione fantasiosa di un incidente più banale. Ma la forza di questa storia è che è sopravvissuta per oltre 2000 anni. Perché è la nemesi perfetta, il re della tragedia ucciso da una farsa. Un promemoria che a volte non importa quanto tu sia profondo e solenne, per la natura sei solo un sasso su cui rompere un guscio. L'ultimo caso è dedicato a chi prende il lavoro un po' troppo sul serio. Siamo in Ohio nel 1871. Clement Vallandigham è un avvocato di grido, uno di quelli che non mollano l'osso finché non ottengono l'assoluzione. Il suo cliente è Thomas McGeehan, accusato di aver ucciso un uomo durante una rissa in un saloon. Tutti sono convinti della sua colpevolezza, ma Clement ha una teoria diversa. Sostiene che la vittima si sia sparata da sola, per sbaglio, mentre cercava di estrarre la pistola dalla tasca in una posizione goffa. Per convincere la giuria, Vallandigham decide che le parole non bastano. Serve una dimostrazione pratica. Nella sua stanza d'albergo, davanti ad alcuni testimoni, prende una pistola, convinto che sia scarica. Vuole mostrare l'esatta dinamica dell'incidente, come l'arma possa impigliarsi nei vestiti e far partire un colpo fatale mentre ci si alza da una sedia. Esegue il movimento, la pistola si impiglia e parte un colpo. Clement si era appena sparato allo stomaco, esattamente nello stesso punto della vittima del processo. Morì il giorno dopo per una peritonite, ma la sua dimostrazione fu talmente efficace che la giuria, scioccata dalla dedizione e dalla tragica fine dell'avvocato, scagionò il suo cliente. McGeehan fu assolto. Vallandigham vinse la causa più importante della sua carriera, ma non poté incassare la parcella. Si può dire che era un uomo che ha dato letteralmente tutto per il suo lavoro. Siamo arrivati alla fine di questa classifica, ma prima di tirare le somme ho un piccolo avviso per chi non ne ha mai abbastanza del lato pazzo della storia. Ho lasciato il caso più grottesco per gli abbonati, un racconto di vichinghi, teste mozzate e una vendetta postuma che sfida le leggi della biologia. Se volete conoscere il caso del morso del morto, cliccate su abbonati. Sosterrete il canale e vedrete anche i contenuti extra. Ora però facciamoci una domanda. Cosa possiamo imparare da questa carrellata di finali ingloriosi? Forse che la storia con la S maiuscola è molto meno solenne di quello che i busti di marmo ci vogliono far credere. Possiamo passare una vita a costruire imperi, scoprire stelle, scrivere tragedie o vincere processi, ma il destino avrà sempre l'ultima parola.
E spesso è una parola che fa ridere o almeno sorridere amaramente. Queste morti però non sminuiscono la grandezza di chi le ha subite, ma ce li restituiscono nella loro forma più autentica, quella umana. Fragili, testardi e a volte un po' sciocchi, esattamente come noi. Fatemi sapere nei commenti quale caso vi ha colpito di più e se conoscete altre morti assurde che potrebbero stare in questa lista. Se vi piacciono le magliette simpatiche originali come questa, vi ricordo che su Pumpling, utilizzando il codice VVEveryday, ottenete un paio di calze gratis. Come sempre, link in descrizione. Mi raccomando, state attenti a brioche e tartarughe e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!